Nessuno ad oggi ha mai costruito e quindi pilotato un'imbarcazione di questo tipo. Mi chiamo Matteo Lanzavecchia e sono Head of Vehicle Engineering o responsabile dell'ingegnerizzazione del veicolo nel mondo delle sports car e allo stesso tempo ricopro anche il ruolo di Chief Technology Officer nel mondo Hypersale. Sono in Ferrari da 22 anni, quindi ho sostanzialmente un po' ricoperto ruoli differenti in tutte le aree che oggi sono all'interno del Vehicle Engineering. All'interno del progetto Hypersale il compito principale è stato quello di da una parte definire il team e quindi definire quali fossero le persone e le competenze necessarie all'interno del progetto Hypersale. Successivamente invece, che poi è la cosa più importante, è stato quello di garantire un continuo transfer di know-how dal mondo sports car al mondo Hypersale e successivamente dal mondo Hypersale al mondo sports car. La prima volta che ho sentito parlare del progetto Hypersale è stato circa 3 anni fa. È stato questa riunione in cui ho partecipato, in cui erano presenti altri 2 personaggi. Uno era Guillaume Verdier, un progettista navale molto famoso, e Giovanni Soldini. E quindi è stato molto entusiasmante sentire la prima descrizione di Guillaume riguardo a questa imbarcazione, e la passione che trasmetteva Guillaume nel descrivere questa nuova sfida con questo nuovo concetto che non è mai stato fatto sostanzialmente prima. Le fasi successive sono state proprio quelle di individuare le persone e le competenze necessarie nei vari ambiti. Ho portato con me Marco Ribigini, che ad oggi è il capoprogetto, il quale era una persona che io conoscevo perché aveva lavorato con me nel mio team su molti progetti di innovazione da una parte, ma dall'altro era un forte appassionato di vela, quindi del mondo di mare. È un elemento, l'acqua, che mi accompagna da quando sono bambino. In tutta onestà ho pensato che si fossero allineati gli astri in un modo che non avrei potuto immaginarmi. Innanzitutto chiariamo che questo tipo di barca avrà come missione quella delle regate oceaniche, che sono più vicine dal punto di vista automobilistico a una gara di endurance, no? Quindi ad esempio una Le Mans piuttosto che una Parigi-Dakar. Nessuno ad oggi ha mai costruito e quindi pilotato un'imbarcazione di questo tipo. Questa è un'imbarcazione estremamente grande, dotata di appendici alari che le permetteranno di volare al di sopra delle onde. Quindi dovete immaginare che stiamo progettando un oggetto che andrà a velocità molto sostenute in un contesto molto turbolento, molto movimentato, che è l'oceano, e dovrà essere controllato con estrema precisione. Quindi quando ci sono 3 metri d'onda è una bella giornata, come dice sempre Giovanni. Giovanni Soldini è un personaggio unico, no? Quindi credo che la passione che trasmette, il modo in cui si pone ad affrontare le sfide è un qualcosa di unico. Ci ricorda sempre, quindi quando noi cerchiamo di portare avanti delle soluzioni un po' troppo, avveniristiche, che in mezzo al mare ci sarà lui. Non tutti si immaginano cosa vuol dire trovarsi in mezzo al mare con 50 nodi di vento, le onde alte 8 metri. Io un po' di volte ci sono stato, per cui cerco di portare ogni tanto anche quel punto di vista lì, più che altro perché è fondamentale per poi riuscire a tornare a casa vivi. Mi chiamo Giovanni Soldini, sono il team principal del progetto Hypersale. Ho iniziato da bambino sul lago, ho costruito la prima barca che avevo 16 anni, poi ho fatto il primo oceano subito dopo e da lì poi non ho più smesso. La barca me la sono immaginata in un qualcosa di veramente grande, immenso. Diciamo che ultimamente abbiamo anche visto proprio i primi risultati, perché appunto lo scafo e la coperta sono in fase di produzione e di conseguenza poi vederla dal vivo e quindi vedere le dimensioni di cosa stiamo parlando, visto che stiamo parlando di un'imbarcazione che sarà lunga 30 metri, sarà larga 20, e sarà alta più di 40 metri, quindi me la immagino veramente un qualcosa di enorme e molto cattivo. La sfida più grande di questo progetto è quella di non aver paura di fare cose nuove che nessuno ha mai fatto. Per cui credo che il vero obiettivo mio che devo trasmettere al mio team è quello di non aver paura di quello che stiamo facendo e di crederci fino in fondo.
Io penso che l'obiettivo principale di questo progetto è proprio fare qualcosa che non è mai stato fatto, è lanciare il cuore oltre l'ostacolo e fare una cosa sicuramente molto innovativa e che però appunto non rinuncia alla performance assolutamente, anzi, e quindi non vedo l'ora di provarla.